Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ascoltiamo un'altra interpretazione di Dimash, anzi un video, me l'avete chiesto in tanti, The Story of One Sky. Lui è stato sia l'autore, cioè il cantante, che il compositore e a quanto pare ha anche partecipato, realizzato lo storyboard del video, quindi anche sceneggiatore se vogliamo. Sappiamo che lui può fare tante cose. Ho visto qualche trailer di questo video qua e là su internet, e che effettivamente è molto pesante dal punto di vista emotivo, però appunto è la prima volta che lo guardo e vediamo insieme allora di cosa si tratta. Can't believe what's happening at all. Eyeballs crazy, weary, want to fall. We are the reason we're causing all that pain. To the secret one that gives us life. Billions of hearts, billions of cells and souls and dreams. Billions of lives shouldn't ever turn to senseless horror, so disentangled. As a ruler, my task is to keep order and protect my country. But I don't deprive you of your freedom. The world is open for me, and I want to give it to you. Interrompo un attimo perché certo il video non lo interromperebbe mai perché è veramente molto emotivamente molto coinvolgente. Vi ricordo che se volete vederlo senza interruzioni, ovviamente vi lascio il link in descrizione. Prima cosa, le immagini iniziali, prima ancora che cominci la canzone, quando ci sono i bambini sulla spiaggia, sono ovviamente girate anche un po' con la tecnica, tanto per parlare un po' di tutto, anche con la tecnica del cellulare, la chiamo io, vedete, guardate, mettiamo solo volume basso così vediamo. Vedete la telecamera che si muove molto, che centra poco i personaggi, inquadra dettagli
un po' marginali così, un po' come farebbe la ripresa di un ragazzo con in mano il cellulare, no, quindi ci dà l'idea di questo clima intimo tra amici, eccetera. La cosa che noto poi, dal punto di vista canoro, poi lo vediamo dopo, intanto noi partiamo da dove eravamo arrivati, è quando comincia a cantare, la voce che lui fa, diciamo così, è decisamente sospirata, cioè addirittura la prima nota per oltre un secondo è solo sospiro senza nota, senza tonalità. E poi per tutto il fraseggio iniziale rimane proprio al limite tra il sospiro e la nota. Cioè ci vuole una capacità eccezionale che lui ha ovviamente, per riuscire a fare un suono così sospirato che appena diventa tono, diventa voce, diventa nota, e rimanere in bilico tra queste 2 emissioni, no, bravissimo da questo punto di vista. Poi la musica va in crescendo e noi vediamo, lo questo personaggio, però notiamo una cosa, il passaggio c'è questo, vediamo ancora senza musica, vedete il ciondolo che ha in mano, poi va avanti la scena e guardate il simbolo che ha sul braccio, questo militare credo, no, quindi credo che poi sarà importante. Andiamo avanti da dove siamo arrivati prima allora. Every moment on that of you be great. Our future is it possible to say? So when all the words and Bibles falling, we decide to stop the training. We decide to follow their light. We are Love is making possible only in the hearts of the strongest. You must be strong to accept the freedom and bring it to the world. United, we will enter every city, every house. We will lead everyone who is ready to start a new life. Anyone who resists will not find a place next to us. War is the way to unite people. Altra cosa importante che noto, ogni volta che c'è un punto importante o di cambiamento, vedo che loro mettono un suono, tipo questo di una percussione molto potente. L'han fatto all'inizio nella scena in cui comincia il film, tra virgolette, cioè quando lui in acqua è il giovane e sta affogando, addirittura quando apre la cassetta dove dentro trova i piccoli simboli di cui poi fa dei ciondoli, l'apertura di quella cassetta fa un suono sulla sabbia, ovviamente aumentato dagli ingegneri del suono, che lo rendono molto più profondo, molto più impattante. Avviene quando passiamo dalla fase di giovane a quando passiamo alla guerra, dove c'è una prima esplosione molto potente. Avviene anche adesso. E devo dire un'altra cosa interessante che hanno fatto nel video, a parte la voce di Dimash ovviamente che va in crescendo, con il crescere dell'azione nel video, no, della guerra che irrompe, eccetera, anche la sua voce diventa sempre più potente. Quello che hanno fatto però nel video, le nostre generazioni giovani sono abituati a vedere queste scene di guerra nei videogiochi. Però qui la rendono, riescono a renderla, penso che sia una scelta proprio loro, molto più cruda, molto più vera e quindi emotivamente impattante, perché come vedete è una guerra, ma i soldati hanno il fucile, non sono super attrezzati, non sono questi soldati che vediamo nei videogiochi, per chi è avvezzo a queste cose, modernissime con le attrezzature più che sembrano quasi dei robot, no? Quindi rendiamo anche questa cosa della vita, della morte e della guerra molto più umana, molto più vicina a noi. Persone comuni sembrano questi soldati che semplicemente hanno in mano un fucile, che poi è la realtà delle cose normalmente, no? Andiamo avanti. Learn to share again.
Allora, non so se fa anche voi lo stesso effetto. Lui sta cantando benissimo, tra l'altro in questa parte qua, dove usa un po' la sua, tecnica classica, insomma operistica in qualche modo anche, fa delle note veramente bellissime, la musica è molto bella, anche direi appunto molto cinematografica, ma è talmente bello anche il video, insieme alla musica, che è difficile ascoltare solo uno o vedere solo l'altro, quindi uno rimane coinvolto nella visione di tutto la clip, e si fa fatica ad analizzare, il cantato perché c'è tutto un discorso emotivo collegato, quindi vuol dire che ha fatto veramente un lavoro eccezionale. Andiamo avanti. Avete sentito cosa ha fatto? Intanto questo sicuramente è uno stile tradizionale di canto, però ha fatto un fraseggio molto lungo con questo "vibrato" tra virgolette. Tra l'altro l'ultimo, vibrato velocissimo che ha fatto non è tanto, secondo me, un cambio di tonalità, di registro, ma è proprio fatto con la differente pressione del fiato diciamo, dell'aria che esce dalle corde vocali. Insomma, non so come abbia fatto a fare un fraseggio così lungo, utilizzando questo tipo di tecnica veramente incredibile. Andiamo avanti.
Anche qua non ho messo il colpo del suono del fulmine come per studiare questa parte. Quindi a questo punto, per quel che ho capito io, non so se è giusto, questo che sarebbe, tra virgolette, "il comandante militare", il dittatore, chiamatelo come volete, forse è quel ragazzo che aveva salvato il bambino che stava annegando. Nella scena precedente, in cui c'erano queste persone che camminavano, che sembravano un po' dei profughi, in realtà secondo me era la rappresentazione di tutte le religioni, tutte le filosofie che l'uomo ha costruito, dei vari martiri, dei vari santi, insomma delle varie forme religiose di tutto il mondo, che proseguono il loro cammino. E in quella parte, a livello vocale, ha fatto questi vocalizzi più tradizionali, no? E non c'era neanche una parola, no, nel testo, eppure è stata una delle parti più comunicative, più espressive della canzone, nonostante non ci fosse il testo. Questo a testimoniare il fatto che la comunicazione non verbale anche nei video musicali è fondamentale e, come la usa Dimash, è eccezionale. Andiamo avanti perché mi sembra di capire a questo punto che i 3 ragazzi dell'inizio che si sono scambiati i ciondoli erano amici. Probabilmente si notava già una certa rivalità tra i 2 ragazzi e la bambina probabilmente ha scelto quello che poi forse da grande era Dimash in questo video e mah, vediamo poi alla fine, voglio vedere come va a finire perché è molto criptico come come sceneggiatura, è molto criptica, vediamo. Avete sentito altro suono tipo tuono molto basso? In questa fase qua ha fatto dei vocalizzi altissimi, andiamo avanti fino alla fine. Vengeance
Mamma mia, che peso emotivo questo video. Gli ultimi urli che ha fatto Dimash quando nel video era sott'acqua, non l'avevo mai sentiti far da Dimash, non credevo neanche fosse possibile, ma noi sappiamo che lui sa fare tutto e questa è un'altra riprova, perché era un urlo, diciamo, sporcato si dice, distorto come capita spesso, come fanno i cantanti metal, ma una distorsione bellissima tra l'altro, che comunque, sa di voce sana, perché è una distorsione molto costante, molto morbida se vogliamo anche. Wow, cosa eccezionale. Mai sentito una cosa così da Dimash. Eccezionale questo video, ho letto che, ci ha messo 3 anni per realizzare questo progetto. Si capisce che è un inno contro la guerra, effettivamente, contro il male nel mondo, perché effettivamente siamo, diciamo, oltre il 2020, 2023, 2024, quando vi parlo io, e nella guerra nel mondo si muore ancora di guerra, di carestie, insomma c'è gente che muore in mare, perché scappa, non sa dove andare, e infatti all'inizio questo accenno al fatto che il bambino nega, secondo me è anche un richiamo a questa situazione. Qual è il messaggio secondo me? Quello che io ho percepito è che, in realtà la scelta della guerra o non guerra, quindi vivere in un mondo migliore, dipende dalla scelta di ognuno di noi. Le piccole cose che fanno la differenza. E se vediamo anche all'inizio, questi 3 ragazzi si scambiano questo ciondolo, poi uno dei 3 probabilmente utilizza il simbolo di questo ciondolo che diventa simbolo militare, quindi dell'amicizia, i valori della lealtà, eccetera, che può simboleggiare quel ciondolo scambiato da ragazzi, da amici, mhmm, ed estremizza questi valori, arrivando ad essere, tra virgolette, un comandante di un esercito, ehm, con la scusa di difendere questi valori, quindi proprio a causa di questi valori diventa, diciamo, il cattivo. Dall'altro lato invece, l'altro ragazzo che, sempre con gli stessi valori, arriva addirittura ad uccidere poi l'amico, da grande, per difendere la pace, ed evitare queste violenze, insomma. Quindi ci fa capire come in realtà è molto, difficile, se noi ragioniamo a livello di mondo, di globo, quindi di guerra, di pace, con i massimi sistemi, ma è molto più semplice se noi partiamo dalla nostra singola realtà. E se devo dire la mia, non so se noi saremo, disposti, per esempio, a rinunciare a delle nostre idee che crediamo, ovvie, oggettive, no, per la pace. Questo video andrebbe mostrato in tutte le scuole, secondo me. Comunque, grazie di avermi dedicato questo video, veramente un lavoro eccezionale di Dimash, sia dal punto di vista vocale, ma lo sappiamo, lo conosciamo, ma anche dal punto di vista della video, della realizzazione di questo capolavoro, secondo me, che non ha nulla da invidiare ai film, quelli, ufficiali di Hollywood. Quindi grazie a tutti. Ovviamente commentate anche voi, ditemi la vostra, riguardo a questo video nei commenti. Se volete suggeritemi anche altre sue, canzoni o anche di altri artisti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.